Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Bentornati qua sul canale in un nuovo video. Per chi non ci conosce, io sono Andrea e io Claudia. Per appunto quelli che non sono ancora iscritti al canale, anzi se non siete iscritti iscrivetevi. Siamo di nuovo on the road. Siamo arrivati ieri sera in un parcheggio qua a Vipiteno, perché è la prima tappa del nostro, diciamo, tour invernale, della nostra vacanza invernale. Abbiamo trovato questo parcheggio su Cara Maps, ma c'è anche segnato su Park4Night. Tranquillo, abbiamo dormito tranquillamente nel parcheggio dell'Eurospar. Tra l'altro ci sono un casino di altri camper, camion, van, quindi nessun tipo di problema. Sì, quindi non problemi zero, si dorme bene, niente pericolo, vicino anche al centro, perché sono 2 chilometri al centro a piedi, quindi uno anche se vuole andare a piedi 10 minuti neanche arriva ai mercatini e al centro di Vipiteno. Abbiamo beccato un pochino d'acqua arrivando ieri, però vabbè, qualche rallentamento, 3 ore e mezza ci abbiamo messo, all'alba delle 11:30, perché noi ce la prendiamo, come sapete, sempre molto con calma. Sì, vabbè, siamo in vacanza, cosa dobbiamo fare? Oggi tra l'altro è il 31, quindi ultimo giorno del 2022. Andremo a visitare il paesino appunto di Vipiteno e poi dopo penso proprio che ci sposteremo verso Innsbruck. Sì. Andremo a nord, sempre più a nord. Anche perché appunto, per chi non lo sa, Vipiteno è l'ultimo paesino d'Italia prima appunto in Austria. Sì. Non faremo l'autostrada, quindi comunque faremo i paesini e vediamo se riusciamo a trovare qualche magari spot o paesino carino da vedere, o da qua ad Innsbruck o dopo, ecco. Così evitiamo di pagare la vignetta, ma non ditelo a nessuno. Tra l'altro, ecco, aperta e chiusa parentesi. Di neve ragazzi non ce n'è, c'è solamente ghiaccio, oramai è rimasto, perché ovviamente avrà nevicato un bel po' di tempo fa. L'atmosfera comunque ci sta, sicuramente vista Vipiteno di sera con le luci e tutto diventa un attimino un po' più caratteristica, però è carina anche perché c'è la piazza principale praticamente in prossimità della torre delle 12, che si chiama così, dove ci sono ancora qualche bancarella appunto dei mercatini di Natale, dove potete trovare tranquillamente appunto sia da mangiare, calze, cose, accessori vari, le cose prettamente natalizie, ecco. Facciamo una breve tappa qua a Vipiteno, anche perché è molto piccolino come paesino, le casette tutte colorate, i palazzi così sono molto caratteristici e sono molto belli. Però appunto dopo questa breve sosta proseguiamo poi dopo il nostro viaggio verso Innsbruck, ecco. Come vi dicevamo prima, ci sono 2 parcheggi che sono sia per le macchine che per i camper. Uno è questo qui, che è leggermente più distante dall'Eurospar dove abbiamo parcheggiato noi, che invece appunto è da quest'altra parte di qua. Non è a pagamento, almeno non ci sono cartelli dove appunto bisogna pagare o meno, essendo appunto un parcheggio del supermercato. Quello che ho visto su internet è che praticamente dalle recensioni dicono che soprattutto nel periodo appunto natalizio e di Capodanno permettono ai camper di parcheggiarsi, anche perché col fatto che ci sono i mercatini almeno ti danno la disponibilità appunto di parcheggiarti e di andare a visitarli, ecco. Montagne sullo sfondo, vedete che là sopra la neve c'è, però ovviamente sei più in alto, qua siamo più o meno sugli 800 metri, quindi non ce n'è, come potete vedere sia là che anche là qualcosina sopra là in alto. Ovviamente con tutta la spesa che abbiamo fatto prima di partire non potevamo dimenticarci del sapone per le mani, quindi piccola tappa qua dall'Eurospar a prendere il sapone per poi dopo ripartire. E dopo questa breve visita a Vipiteno ripartiamo, anche perché sono le 12:30, ci vorrà più o meno un'oretta, quindi andiamo. Innsbruck ci aspetta. Stiamo attraversando tutti questi piccoli paesini che tra l'altro costeggiano tutti l'autostrada. Infatti l'autostrada è sulla nostra sinistra, praticamente in alto, con tutti i ponti e tutto il resto. Sicuramente dall'alto magari si vedeva una vista più appunto dall'alto, panoramica, invece qua dal basso stiamo vedendo appunto tutti questi paesini con le foreste ai lati, le casettine, ed è molto carino, molto caratteristico.
anche se non c'è la neve, però ci sta comunque, dai. Ovviamente il discorso vignetta era uno scherzo, nel senso ognuno è libero di farla oppure no. Noi logicamente, amando la natura e volendo far vedere i paesaggi e tutto quello di bello che la natura ci può dare, abbiamo deciso di fare in tutti i paesini, appunto come diceva Andrea prima, e quindi di allietarvi in questo modo. Oltre alla neve ci ha abbandonato anche il sole, è una giornata un pochino nuvolosa, andiamo più o meno tra i 5 e i 10 gradi, però c'è vento freddo perché ci siamo fermati anche prima a far gasolio e quel pungente sì, al punto giusto. Sì, sì. Tra l'altro a livello di gasolio siamo sull'1,77 più o meno, 1,77, 1,74 comunque, più o meno giù di lì. Abbiamo deciso di optare appunto per l'Austria per queste nostre vacanze invernali, che saranno da oggi, che appunto è il 31, più o meno fino al 6-7 di gennaio più o meno. Poi vediamo un po' come va la situazione, ecco. E più o meno il giro sarebbe passare da appunto Vipiteno, che abbiamo già passato, Innsbruck, andare verso Olstadt, spero che la pronuncia sia giusta, non vorrei fare qualche gaffe, ecco, più o meno appunto zona Olstadt. Poi abbiamo visto qualche altra località all'intorno per poi dopo appunto ritornare indietro. Sì, più o meno in linea di massima il giro è quello. Non facendo le autostrade, come dicevamo prima, magari ci sta che cambiamo un attimino il giro strada facendo, perché magari troviamo qualcosa che ci piace di più o che non avevamo segnato, comunque visto, che magari merita, quindi ci potranno essere delle modifiche nel viaggio. Sì. Quindi se avete modo e piacere di volerci seguire, seguiteci. Usciranno appunto nei prossimi giorni altri video. Adesso vediamo un attimino la cadenza, connessione permettendo, tempo permettendo, però ne usciranno, ecco, nei prossimi giorni. Eccoci qua arrivati ragazzi in questo bel parcheggio, tra l'altro siamo in centro ad Innsbruck. Il parcheggio in questione è questo, Messe Innsbruck, se la pronuncia si dice così. Questa è l'uscita, dall'altra parte c'è l'entrata che avete appena visto, che appunto abbiamo fatto. Qua trovate praticamente tutto lo spiazzo per parcheggiare. Questo qua è adibito appunto per i camper, perché quello per le macchine invece è sotterraneo. Trovate queste cassettine qua con il 380 e il 220 come corrente. Tra l'altro c'è la versione grande e c'è anche la versione piccola, e questo qua appunto è il 380. E poi invece da tutta quest'altra parte qua trovate sia i parcheggi all'Isca di Pesce, sia da questa parte sia invece dall'altra. Ma che piccolo 540 quello lì. Quindi praticamente ne abbiamo un bel po', perché ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, forse una in fondo, 6 colonnine per la corrente. La cosa figa è che mettete il vostro biglietto qua, track, si apre la porta, tutto bello riscaldato all'interno. Da questa parte di qua ci sono appunto i parcheggi sotterranei, e invece qua si va a pagare. E come potete vedere, allora la prima mezz'ora è gratis, un'ora 1 euro, il giorno va 10 euro, invece la notte 5 euro. Calcolate che il giorno viene appunto calcolato dalle 7 del mattino alle 18 e poi scatta il notturno. Quindi si presume che se noi appunto facciamo sia il giorno che anche la notte, siamo arrivati adesso e comunque ci stiamo qua fino a domani, più o meno dovrebbe essere un 15 euro, ecco, al giorno e notte insieme. La cosa buona è che c'è dentro anche la corrente, non c'è lo scarico e il carico, però comunque c'è la corrente. Per chi di voi c'ha bisogno appunto del discorso energetico, nessun tipo di problema. Noi ci siamo messi qua, ci può anche stare come parcheggio, tanto appunto non c'è nessuno, quindi potevamo occupare il posto che volevamo. Però come potete vedere abbiamo anche il paesaggio, diciamo, nonostante siamo in città comunque abbiamo anche la nostra natura sullo sfondo. Là ne è venuta giù parecchia di neve,
Sì. Questo qua alle nostre spalle dovrebbe essere una sala congressi e poi appunto di là c'è tutto il discorso del centro, il treno, il tram che passa. E tu? Cosa fai? Vai a fare la pipì, dai. Vai a fare la pipì. Beh dai, almeno c'è anche il posto qua per me che per girare un attimino, visto che siamo in pochi, con anche le recinzioni alle mie spalle, quindi non può andare chissà dove. A parte che non andrebbe comunque, perché figuriamoci, facciamo prima scappare noi che lui, però almeno è qua tranquillo. Però adesso ci mangiamo qualcosina, anche perché sono le 2:20 e poi dopo andiamo a farci un giro in centro. Non è che faccia tanto freddo, perché non è che fa freddo, però c'è su quel freschinello, quella cosa lì che vabbè dai, coprirsi non guasta. Anche me che c'ho il suo cappottino, così almeno evitiamo di fargli prendere freddo. E adesso volevamo andare a vedere un attimino il centro di Innsbruck, anche perché non l'abbiamo mai visto, non ci siamo mai stati. Senti come rimbomba? Eh sì, parcheggi sotterranei. E vediamo un attimino anche cosa fanno stasera, anche perché il programma sarebbe andare a vedere adesso cosa fanno, poi ritornare comunque a mangiare sul camper, anche perché siamo pieni di roba da mangiare, e poi dopo magari tornare appunto lì per i festeggiamenti o brindisi che sia, ecco, quindi vediamo un po' la situazione come procede. Questa qua è una delle strade principali, perché poi proseguendo da quella parte di là arrivate in centro. In lontananza si sentono i botti, gente che appunto spara. Teoricamente forse nella posizione dove siamo noi dovremmo essere abbastanza riparati, soprattutto vabbè non per noi ma per Mac, per quanto riguarda i fuochi d'artificio. Boh, vedremo dopo e speriamo. Per le vie di Innsbruck andiamo a vedere cosa c'è in piazza. Spero che riuscite a sentirmi, perché c'è il tipo che parla al microfono. Comunque qua tutti che stanno correndo, ovviamente non si capisce cosa dicono. Infatti là, come potete vedere, c'è l'arrivo o partenza che sia il gonfiabile, quindi sicuramente ci sarà magari, non so, un'ultima corsa dell'anno o non so cosa. Mit ihr auf die Bühne kommt gleich männlich O10, ebenfalls auf die Bühne mit der 842 mit 7. So, da kommen sie jetzt alle auf die Bühne, schnell noch auf die Bühne kommen. Claudia ha scoperto che quella corsa che vi facevo vedere prima è la corsa di San Silvestro, che praticamente si tiene appunto tra le piazze principali qua giusto di Innsbruck. Sì, nelle vie del centro, percorre tutte le vie del centro. E poi appunto in una di queste piazze stasera faranno appunto i fuochi d'artificio. Quindi adesso facciamo un giretto qua nelle vie, che sono abbastanza illuminate e molto caratteristiche. Vediamo un po' che cosa ci offrono, ecco, almeno tiriamo diciamo l'ora di mangiare e poi dopo andremo a mangiare anche noi. Diciamo che non siamo soliti ad andare a visitare queste città un po' grosse, però non sappiamo se per il discorso natalizio, luce, tutto, però molto carina, ci sta, caratteristica. Bella, sì. Sì. Ci sono tante piazze, tanti camminamenti. In tutte le piazze bene o male hanno messo un'attività, un qualcosa da fare. Nell'altra c'erano appunto i corridori, sì, no? La corsa. C'era la corsa. Qua c'è invece qua c'è musica, c'è il DJ dentro nella palla di luci.
Nei giardini pubblici qua ad Innsbruck hanno allestito praticamente un percorso di luminarie tutto luminoso, che potete appunto vedere gli alberi e tutte le varie decorazioni. Come avete potuto vedere sono 16 euro per gli adulti e 9 euro per i bambini, e poi 45 euro per quanto riguarda invece le famiglie. Noi vabbè, ovviamente non entriamo, l'abbiamo visto da fuori, abbiamo anche fatto 2 o 3 foto così da mettere su Instagram. Vieni qua. Che cosa andremo a mangiare stasera per l'ultimo dell'anno, chef? Allora, stasera oltre agli antipastini abbiamo sax. No, Cos'è sax? non lo so. Abbiamo un pochino di antipastini. Partiamo con gamberette in salsa cocktail, aperitivini freschi che sono dei formaggini con sopra un pochino di spezie sì. varie. Olive, funghetti, soliti sottaceti che non possono mancare. Tramezzini fatti in padella con sugo e maionese e salmone. Wow. Poi andiamo a fare qualche paninetto con il salame. Dolcis in fondo. Il primo, che saranno le tagliatelle fresche al ragù di soia. Che bisogna vedere se ci rimane spazio nella pancia dopo tutti questi aperitivi qua. E ovviamente non poteva mancare una bella bottigliozza di vino. Abbiamo scelto un bel Valpolicella della cantina San Zenone. O meglio, non è che l'avevamo scelto, ce l'avevamo nella cantinetta a casa e ce lo siamo portati dietro, ecco. Volevo fare la frasona, ma l'importante è berlo, dai, e divertirsi un po'. È finito l'aperitivo, si va di pasta. Però manca qualcosina, giusto? Questo è il prima e questo è il dopo. Auguroni ragazzi, buon anno a tutti, anche se lo vedrete in ritardo questo video, però buon anno comunque. Buon cuore a tutti quanti. Noi ci siamo visti i fuochi dal basso verso l'alto, sulle montagne li sparavano, Mac ovviamente è rimasto al van, adesso tra poco torniamo. Qui dai c'è un po' di casino, un po' di musica in giro, classico solito che si può trovare nelle città, infatti. Adesso continuano a sparare, è mezzanotte 6, mezzanotte 7. E ormai andranno avanti per un bel po'. Sì. Noi adesso torneremo al van a brindare, a mangiare una fetta di pandoro, a fare qualcosa. Insomma, noi ci vediamo domani, quindi nel 2023 oramai, con un prossimo video e la prossima tappa di questo viaggio invernale. Auguri! Auguroni ancora a tutti ragazzi, grazie mille, ciao.